Hai mai avuto la sensazione che tutto ciò che un tempo sembrava giusto stia improvvisamente crollando? Persone importanti sono svanite, strade che apparivano promettenti si sono chiuse e ciò che resta è solo un senso di vuoto. Forse hai interpretato tutto questo come un errore, una deviazione o persino come una cospirazione dell'universo contro di te. Ma se invece quel vuoto fosse un dono? Se l'isolamento che tanto temi fosse in realtà il momento in cui la vita cerca di rivelarti qualcosa di straordinario? Preparati, perché ciò che stai per ascoltare potrebbe cambiare per sempre la tua prospettiva. Immagina di trovarti in una foresta oscura, senza sentieri, segnaletica o guide. Il silenzio è opprimente, interrotto solo dal suono dei tuoi passi e dal sussurro del vento. Ti senti impotente, sopraffatto dall'incertezza. Perché sono qui? Come posso uscire? Ti chiedi, come farebbe chiunque nella tua situazione. All'inizio la disperazione ti domina. L'oscurità sembra inghiottire ogni cosa e le ombre si trasformano in minacce. Ma poi accade qualcosa di sorprendente. Smetti di correre, smetti di lottare e inizi ad adattarti a ciò che ti circonda. I tuoi occhi si abituano al buio. Le forme che prima ti terrorizzavano si rivelano essere semplici alberi, cespugli e rocce, non mostri. Pian piano, ciò che sembrava spaventoso inizia ad avere un senso e la paura lascia spazio alla curiosità. Questa foresta è la metafora dell'isolamento. All'inizio appare come una punizione crudele, un'ingiustizia inflitta dall'universo. Ma quando smetti di resistere, ti rendi conto che, in realtà, l'isolamento è un'opportunità. È un invito a esplorare quelle parti di te che hai sempre evitato, a guardarti dentro con occhi nuovi. Quando la vita ti allontana da persone o situazioni che sembravano essere parte del tuo destino, è facile cadere nella trappola di pensare che qualcosa sia andato storto. Perché mi sta succedendo questo? Ti chiedi, convinto che il tuo compito sia lottare per tornare al punto da cui sei stato strappato. Ma cosa succederebbe se quel luogo, quella persona o quel percorso non ti appartenessero più? Carl Jung, uno dei più grandi studiosi della psiche umana, affermò che ciò che neghiamo ci sottomette, mentre ciò che accettiamo ci trasforma. Rifletti su questa idea. Forse l'isolamento non è l'universo che cospira contro di te, ma il suo modo di proteggerti. Forse è il segnale che è arrivato il momento di smettere di vivere per gli altri e iniziare finalmente a vivere per te stesso. Sin da piccoli ci viene insegnato a cercare l'approvazione esterna. Cresciamo indossando maschere per adattarci. Quella del bravo studente, del perfetto lavoratore, dell'amico ideale. Ma col tempo rischiamo di dimenticare chi siamo veramente. Quando la vita ci allontana da certe persone o situazioni, forse sta semplicemente rimuovendo ciò che non ci appartiene, per aiutarci a riscoprire la nostra vera essenza. Questo processo non è facile e spesso è doloroso. Abbandonare il conosciuto per affrontare l'ignoto richiede coraggio. È per questo che molte persone rifuggono l'isolamento a tutti i costi. La solitudine viene vista come un nemico, ma in realtà è uno specchio. Riflette tutto ciò che hai evitato di guardare. Le tue paure, le tue insicurezze, i desideri più profondi. Eppure, questi aspetti di te non sono avversari, bensì insegnanti pronti a mostrarti ciò che devi imparare. Quando smetti di combattere l'isolamento e inizi ad ascoltarlo, scopri che non è una fine, ma un nuovo inizio. Ora fermati un attimo e chiediti: chi saresti senza le maschere che hai indossato per compiacere gli altri? Immagina che, all'improvviso, nessuno si aspetti più nulla da te. Chi è questa persona, libera dalle aspettative esterne?
Questa domanda può risultare scomoda perché ci costringe ad affrontare il vuoto e il vuoto fa paura, ma è anche incredibilmente potente. È proprio nel vuoto che nascono nuove possibilità. È nel silenzio che inizi a sentire l'unica voce che conta davvero, la tua. Mentre rifletti su questo, considera un'idea. Tutto ciò che l'isolamento sembra toglierti, in realtà, sta solo facendo spazio a qualcosa di più grande. La solitudine tanto temuta è quel momento di pausa necessario per riorganizzare il caos interiore. Immagina la tua vita come una stanza colma di oggetti accumulati nel tempo. Se continui a riempirla senza mai fermarti a fare ordine, lo spazio diventa soffocante. L'isolamento è come chiudere la porta per un momento e finalmente mettere ogni cosa al suo posto. Ma questo processo non avviene senza resistenza. Siamo programmati per temere il vuoto. Il silenzio ci costringe ad ascoltare i pensieri che evitiamo, mentre l'isolamento ci obbliga a guardare quelle parti di noi stessi che nascondiamo, persino a noi stessi. E allora, perché dovresti accogliere questo invito invece di evitarlo? Perché ignorarlo ha un costo molto più alto. Vivere cercando di compiacere gli altri, soddisfacendo aspettative che non sono le tue, porta inevitabilmente a un senso di vuoto che nessuna realizzazione esterna può colmare. A quel punto hai davanti a te due scelte: continuare a inseguire l'approvazione di un mondo che non sarà mai davvero soddisfatto, oppure accettare l'isolamento come un portale verso la tua trasformazione. Ma cosa accade davvero quando attraversi quel portale? Cosa scopri quando affronti le parti più oscure di te stesso? E soprattutto, in che modo queste ombre possono trasformarsi in alleate preziose lungo il tuo cammino? Queste domande sono solo l'inizio di un viaggio ancora più profondo. Preparati, perché quello che sta per emergere potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui percepisci l'isolamento. Potresti scoprire che non solo rivela chi sei veramente, ma può anche trasformare tutto ciò che credevi di sapere su te stesso. Ti è mai capitato di sentirti intrappolato in una vita che non sembra davvero la tua? Quel senso di dover sempre soddisfare le aspettative degli altri, mentre una parte di te, ormai quasi dimenticata, cerca disperatamente di liberarsi. Questo è il segnale di un cambiamento imminente. Arriva per tutti, a volte, come un sussurro lieve, altre come un grido che non si può ignorare. Ma non tutti scelgono di ascoltarlo. Fin da bambini impariamo a conformarci a ciò che il mondo si aspetta da noi. Magari eri il bambino modello, sempre pronto a dire sì per compiacere i genitori. Forse sei stato l'amico perfetto, disposto a mettere sempre gli altri al primo posto. Oppure hai costruito la tua vita professionale cercando di essere il dipendente ideale, sacrificando tempo, sogni e desideri per dimostrare il tuo valore. Queste maschere si sviluppano come meccanismi di difesa, aiutano a proteggerci dal giudizio, ci fanno sentire accettati, ci danno l'illusione di appartenere. Ma con il tempo, ciò che inizialmente ci ha salvato si trasforma in una prigione invisibile. Quante volte hai detto qualcosa che non pensavi davvero solo per evitare conflitti? Quante opinioni hai tenuto per te? Quanti sogni hai abbandonato perché non rientravano nelle aspettative imposte dagli altri? Ogni rinuncia costruisce un'immagine artificiale di te stesso, mentre la tua vera essenza si nasconde sotto strati di conformità. Lucas, un uomo di 35 anni, è l'esempio perfetto di ciò che accade quando queste maschere iniziano a sgretolarsi. Per anni ha investito tutte le sue energie nella costruzione di una carriera di successo. Si distingueva per la sua dedizione, era sempre disponibile,
sempre pronto a dare il massimo. Ha ottenuto promozioni, riconoscimenti e uno stipendio invidiabile. Eppure, dentro di sé, sentiva crescere un senso di vuoto sempre più profondo. Una sera, rientrato a casa dopo una lunga giornata di lavoro, si fermò davanti allo specchio e si pose una domanda che cambiò tutto. Perché non sono felice? Fu l'inizio di un viaggio che non avrebbe mai immaginato di intraprendere. Si rese conto che aveva costruito tutta la sua esistenza cercando di soddisfare le aspettative altrui, quelle dei genitori, dei colleghi, dei suoi superiori. Affrontare questa consapevolezza non fu facile. Passò notti insonni, si fece domande scomode, si sentì smarrito, ma proprio in quel caos trovò una verità potente. Non stava vivendo per se stesso. Fu in quel momento che sentì il vero richiamo del cambiamento. Carl Jung, uno dei massimi esperti dell'inconscio umano, ha definito questo processo individuazione. È il percorso attraverso il quale una persona diventa davvero se stessa, accogliendo ogni parte del proprio essere, anche quelle che ha cercato di ignorare per paura o vergogna. Jung lo paragonava a un puzzle, in cui ogni pezzo rappresenta un frammento della personalità, sogni, paure, traumi, desideri repressi. Alcuni pezzi sono evidenti e facili da collocare, mentre altri rimangono nascosti per anni sotto strati di negazione. Il vero compito è ritrovare e accettare questi frammenti, riconoscendoli come parti essenziali di ciò che si è. Questo processo può essere difficile, perché spesso significa affrontare verità scomode su se stessi. Ma è solo accettando ogni sfaccettatura della propria identità che si può finalmente smettere di vivere per gli altri e iniziare a vivere davvero per se stessi. Clara, una donna di 42 anni, è sempre stata vista come la persona buona della famiglia. Evitava i conflitti, diceva sempre di sì e sacrificava se stessa per accontentare gli altri. Per anni ha creduto che quello fosse il suo scopo, finché un giorno il peso di tutto ciò l'ha fatta crollare. Lo stress accumulato e il sentirsi invisibile l'hanno portata a un profondo attacco di ansia. Durante una seduta di terapia ha scoperto qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Dentro di lei c'era una rabbia repressa, un'energia che aveva soffocato per anni. Quella rabbia non era distruttiva, ma un segnale chiaro. Aveva bisogno di affermare se stessa. Per la prima volta ha iniziato a dire di no, a dare priorità ai propri desideri e a stabilire confini. Il percorso è stato difficile, ma trasformativo. Clara ha compreso che ciò che un tempo vedeva come un'emozione negativa era in realtà una parte importante di sé. Una forza che aspettava solo di essere riconosciuta e integrata. Tutti possediamo un'ombra. Jung descriveva l'ombra come il luogo in cui nascondiamo tutto ciò che riteniamo inaccettabile di noi stessi. Ma il vero segreto è che l'ombra non è cattiva, è semplicemente sconosciuta. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito geloso, arrabbiato o insicuro. Forse hai cercato di reprimere quelle emozioni, fingendo che non esistessero, ma non sono scomparse. Si sono semplicemente nascoste nell'ombra, influenzando il tuo comportamento in modi sottili e inconsci. Il problema è che più ignoriamo la nostra ombra, più essa prende il controllo su di noi. Affrontarla non è semplice, ma è liberatorio. È come aprire un vecchio baule rimasto chiuso per anni. All'inizio trovi solo polvere e caos, ma con il tempo emergono tesori nascosti, parti di te che possono arricchire e trasformare la tua vita. Ora, fermati un attimo e chiediti: quali parti di te hai nascosto? Quali sogni, emozioni o tratti del tuo carattere hai sepolto per paura del giudizio?
Affrontare queste domande può essere scomodo, ma è il primo passo verso la libertà. Accettare la totalità di chi sei, luce e ombra, ti permette di scoprire una forza che forse non sapevi nemmeno di possedere. Lucas e Clara dimostrano che la trasformazione è possibile, ma richiede coraggio. Il coraggio di lasciare andare le maschere, di affrontare l'ombra, di accettare che non hai bisogno di rientrare in schemi prestabiliti per essere meritevole di amore e rispetto. E ora tocca a te. Continuerai a vivere cercando di compiacere gli altri, nascondendo la tua vera essenza, oppure risponderai alla chiamata della trasformazione? Se quello che hai ascoltato ha risvegliato qualcosa dentro di te, se ti ha fatto riflettere sulle maschere che indossi o sulle parti di te che hai sempre evitato, non ignorare questa sensazione. È il segnale che è arrivato il momento di agire. Iscriviti al canale e attiva la campanella per continuare questo viaggio insieme. Qui esploriamo temi che sfidano e trasformano, aiutandoti a vivere in modo più autentico. Metti mi piace a questo video, così che il messaggio possa raggiungere più persone e condividilo con chi pensi possa averne bisogno. La trasformazione inizia con una scelta e quella scelta dipende solo da te. Hai mai riflettuto su cosa accade quando intorno a te tutto tace? Quando il rumore del mondo, le aspettative, le richieste e persino le abitudini svaniscono? Per molti il silenzio è qualcosa di scomodo, persino spaventoso. Ma se invece fosse il linguaggio attraverso cui l'universo comunica i suoi messaggi più profondi? Viviamo in un'epoca in cui siamo costantemente circondati dal rumore. Social network, notifiche continue, pubblicità, opinioni che ci bombardano da ogni direzione. Senza rendercene conto, diventiamo dipendenti da questa incessante cacofonia. Il silenzio, che un tempo era naturale, ora sembra quasi una minaccia. Hai mai notato come molte persone accendano la TV o la radio solo per riempire il vuoto? Quante volte hai evitato il silenzio per paura di dover affrontare i tuoi pensieri? Non è una coincidenza. Il mondo moderno ci ha insegnato a distrarci, ma non a guardarci dentro. Il silenzio ha uno scopo preciso. Non è il vuoto che molti immaginano, ma uno spazio pieno di possibilità. Quando ci disconnettiamo dal frastuono esterno, accade qualcosa di straordinario. Iniziamo a sentire la nostra vera voce interiore, l'unica che conta davvero. Nikola Tesla, uno dei più grandi geni della storia, credeva che le sue intuizioni migliori nascessero proprio nei momenti di assoluto silenzio. Trascorreva ore camminando in solitudine, mentre il resto del mondo restava distratto dalle sue preoccupazioni quotidiane. Fu in quello stato di isolamento che concepì alcune delle sue invenzioni più rivoluzionarie, come il motore a corrente alternata. E Tesla non era l'unico. Molti grandi pensatori e creatori del passato hanno trovato forza nell'isolamento. Per loro, il silenzio era un vero e proprio strumento, un portale capace di aprire nuove porte alla creatività e all'introspezione, rendendo possibile ciò che il rumore del mondo spesso soffoca. Quando è stata l'ultima volta che hai dato spazio al tuo silenzio? Immagina la tua mente come un tavolo sommerso dal disordine. Ogni giorno aggiungi nuovi oggetti, nuove carte, senza mai prenderti il tempo per mettere ordine. Ora pensa a cosa accadrebbe se ti fermassi un momento per pulire quel tavolo, pezzo dopo pezzo. Il silenzio fa esattamente questo con il nostro cervello. Libera spazio, riorganizza i pensieri e permette di vedere connessioni che prima sembravano invisibili. Uno studio della Duke University ha rivelato che momenti regolari di isolamento e riflessione possono aumentare la creatività fino al 40%. Non è un caso che le grandi innovazioni
nascano spesso da periodi di solitudine. Ma c'è un dettaglio fondamentale. Il silenzio funziona solo se viene accettato. Se lo riempi costantemente con distrazioni, se continui a sfuggirgli, non potrai mai coglierne il potere trasformativo. Quando la vita ci porta all'isolamento, la nostra prima reazione è spesso resistere. Ci sentiamo abbandonati, smarriti, forse persino traditi. Ma l'isolamento non è una punizione, è uno specchio. Nel silenzio siamo costretti a guardarci per quello che siamo, senza filtri, senza il conforto dell'approvazione esterna. È lì che emergono le domande più profonde. Chi sono io al di là dei ruoli che interpreto? Cosa conta davvero per me? Molti entrano in crisi di fronte a queste domande, perché per la prima volta si trovano senza maschere, senza una via di fuga. Ma questa crisi non è la fine, è solo l'inizio. È il segno che dentro di te qualcosa sta cambiando. Qualcosa si sta muovendo e sta cercando di emergere. Pensa a cosa potresti scoprire se smettessi di fuggire da quello specchio. La ricerca neuroscientifica dimostra che il silenzio influisce direttamente sul nostro cervello durante i momenti di isolamento. La corteccia prefrontale, responsabile della presa di decisioni e del controllo, sfrutta queste pause per ricalibrare il sistema. Allo stesso tempo si attivavano le aree legate alla creatività e alla risoluzione dei problemi. Non sorprende che le nostre idee migliori spesso arrivino mentre siamo sotto la doccia o mentre camminiamo da soli. Ma il silenzio non è solo uno strumento per migliorare la creatività, è anche un potente alleato nella gestione dello stress e dell'ansia. Studi dimostrano che periodi moderati di isolamento possono aumentare la resilienza emotiva, rendendoci più capaci di affrontare le sfide della vita. Ora fermati a riflettere. E se quello che temi del silenzio fosse in realtà la chiave per sbloccare il tuo vero potenziale? L'isolamento può essere vissuto come un'opportunità di crescita o come una prigione. Tutto dipende da come scegli di interpretarlo. Durante la pandemia, milioni di persone hanno vissuto lunghi periodi di solitudine. Per alcuni è stato devastante, mentre per altri si è rivelato un'occasione per ridefinire le proprie priorità, sviluppare nuove competenze e riconnettersi con se stessi. La differenza tra chi ne è uscito più forte e chi si è sentito distrutto sta tutta nell'intenzione con cui ha vissuto quell'esperienza. L'isolamento, se visto come un'opportunità, diventa un catalizzatore di cambiamenti positivi. Ma se viene percepito solo come un vuoto da riempire, può trasformarsi in un labirinto senza uscita. Hai mai riflettuto su come hai vissuto i momenti di solitudine nella tua vita? Grandi leader, artisti e pensatori hanno compreso qualcosa che spesso viene ignorato. L'isolamento è uno strumento, non un ostacolo. Gandhi trovò chiarezza nei suoi momenti di riflessione solitaria, delineando il movimento che avrebbe cambiato la storia dell'India. Mary Shelley, ritirandosi in Svizzera, scrisse Frankenstein, un'opera che avrebbe lasciato un segno indelebile nella letteratura. Questi esempi dimostrano che l'isolamento non è una barriera, ma un trampolino di lancio. Ti costringe a rallentare, a guardarti dentro e a riorganizzare le tue priorità. E tu sei pronto a usare il silenzio come punto di partenza per la tua trasformazione? Se ciò che hai ascoltato finora ha risuonato dentro di te, se ha risvegliato qualcosa che era rimasto dormiente, allora è il momento di fare un passo avanti. Il silenzio non è tuo nemico, ma una guida preziosa. Iscriviti al canale e attiva la campanella per continuare a esplorare insieme questi temi profondi e trasformativi. Scopriremo come l'universo utilizza l'isolamento per prepararci a qualcosa di più grande.
Metti mi piace a questo video per aiutare più persone a trovare questo messaggio e condividilo con qualcuno che potrebbe averne bisogno. Perché, alla fine, il silenzio non è vuoto, ma lo spazio in cui inizia la tua vera storia. Ti sei mai chiesto perché, nei momenti di crisi, emergano parti di te che non sapevi nemmeno esistessero? Magari una rabbia improvvisa, una paura che hai sempre ignorato o un desiderio che hai soffocato nel tempo. Questi momenti non sono casuali, ma segnali di qualcosa di più profondo, un invito a esplorare ciò che Jung chiamava l'ombra. Ma cos'è esattamente l'ombra? È qualcosa di oscuro, pericoloso, malvagio? No, niente di tutto questo. L'ombra è semplicemente ciò che hai evitato di affrontare. Guardarla in faccia può essere un'esperienza scomoda, ma anche incredibilmente liberatoria. L'ombra è formata da tutto ciò che ti è stato insegnato a reprimere. Pensa a tutte le volte in cui hai sentito un'emozione e ti è stato detto di ignorarla. Quando da bambino hai pianto e qualcuno ti ha detto che i ragazzi non piangono. Quando ti sei sentita arrabbiata e ti hanno ripetuto che le ragazze non devono alzare la voce. La società ha stabilito che certe emozioni e comportamenti non fossero accettabili e così hai imparato a nasconderli. Ma questi aspetti di te non sono svaniti, si sono semplicemente ritirati in un angolo nascosto della tua mente, continuando a influenzare silenziosamente le tue scelte, le tue relazioni e persino i tuoi fallimenti. Per comprendere meglio questo meccanismo, pensa alla storia di André. Era conosciuto per la sua pazienza infinita. Niente sembrava turbarlo. Era sempre l'amico che ascoltava tutti, il collega che non diceva mai di no. Ma un giorno, a seguito di una banale discussione su chi dovesse lavare i piatti, esplose. Gridò, sbatté le porte, lasciando tutti sbalorditi. Cosa era successo? Anni di emozioni represse avevano creato una pressione interna insostenibile. La rabbia, il risentimento e la frustrazione che aveva sempre ignorato non erano scomparsi, si erano solo accumulati, fino a esplodere in modo incontrollato. Ecco il vero pericolo di ignorare l'ombra. Non svanisce, ma cresce nell'ombra, accumulando potere fino a manifestarsi nei modi più imprevedibili. Ma c'è qualcosa di ancora più interessante. L'ombra non è composta solo da aspetti negativi. Al suo interno si nascondono anche talenti, desideri e punti di forza che hai soffocato per paura del giudizio. Clara, per esempio, è sempre stata considerata la persona buona, quella che evitava i conflitti e cercava di accontentare tutti. Ma quando ha iniziato a confrontarsi con la sua ombra, ha scoperto qualcosa di incredibile: la capacità di dire di no, di difendere i propri confini. La rabbia che aveva sempre temuto non era un nemico, ma una forza potente che, una volta integrata, l'ha aiutata a trasformare la sua vita. Quante volte hai nascosto un talento per paura di sembrare arrogante? Quante volte hai represso un desiderio perché temevi il giudizio altrui? L'ombra è un tesoro nascosto e affrontarla è l'unico modo per sbloccare il tuo vero potenziale. La maggior parte delle persone evita l'ombra perché teme ciò che potrebbe trovarvi ed è una paura comprensibile. Riconoscere la propria ombra significa accettare che non siamo solo gli eroi della nostra storia, ma che, in alcune situazioni, possiamo anche essere stati il contrario. Ma la verità che pochi comprendono è che ammetterlo non ci rende peggiori, bensì più completi. Più cerchiamo di nascondere la nostra ombra, più essa ci domina. Più la accettiamo, più diventiamo liberi. Affrontare l'ombra non è un evento isolato, ma un processo continuo. È come entrare in una stanza buia. All'inizio non distingui nulla,
Tutto sembra minaccioso, ma col tempo gli occhi si adattano e le forme prendono contorno. L'ombra funziona allo stesso modo. Un esercizio semplice ma efficace per iniziare è osservare le proprie reazioni intense. Ogni volta che reagisci in modo sproporzionato a qualcosa, chiediti perché. Spesso queste reazioni nascondono un aspetto della tua ombra che hai sempre evitato. Annota ciò che tendi a ignorare. Emozioni, desideri, pensieri che reputi scomodi. Scriverne senza giudizio è un primo passo verso l'autoaccettazione. Uno studio pubblicato su una rivista di psicologia clinica ha dimostrato che le persone che praticano l'accettazione di sé sperimentano livelli più bassi di ansia e una maggiore resilienza emotiva. Anche a livello neurologico, integrare parti represse di sé porta a nuove connessioni neurali, migliorando la capacità di affrontare le difficoltà e adattarsi ai cambiamenti. Ora chiediti: cosa hai da perdere iniziando a esplorare la tua ombra? Il viaggio per affrontare l'ombra è unico per ognuno, ma i risultati possono essere straordinari. Giulia, una donna d'affari di 40 anni, per anni ha vissuto cercando di compiacere gli altri. Dopo aver ignorato i propri bisogni, durante una seduta di terapia ha scoperto qualcosa di fondamentale. Il suo perfezionismo, che considerava una qualità, era in realtà un meccanismo di difesa per evitare il fallimento. Questa consapevolezza è stata dolorosa, ma liberatoria. Ha imparato a concedersi degli errori, a dire di no e, soprattutto, ad accettare che l'imperfezione fa parte della sua umanità. Oggi descrive quel momento come il punto in cui ha iniziato davvero a vivere per se stessa. Adesso fermati un attimo e rifletti. A che punto sei nel tuo percorso? Hai già iniziato a esplorare la tua ombra o stai ancora resistendo alla chiamata? Solo il fatto di considerare queste domande è già un segnale di crescita. Forse ti stai chiedendo: e se non mi piacesse ciò che trovo nella mia ombra? È una preoccupazione legittima, ma dall'altra parte dell'ombra c'è la libertà. Quando inizi a integrarla, accade qualcosa di straordinario. L'energia che prima veniva impiegata per reprimere parti di te viene liberata. Ti senti più autentico, più completo, finalmente in pace con te stesso. Se sei arrivato fin qui, hai già fatto un grande passo, ma il percorso non finisce qui. Affrontare la propria ombra è un processo continuo e non sei solo in questo viaggio. Iscriviti al canale e attiva la campanella per continuare a esplorare questi temi profondi e trasformativi. Metti mi piace a questo video per aiutare altri a scoprire questo messaggio e condividilo con chi potrebbe averne bisogno. Ricorda, la tua ombra non è un nemico, ma una parte di te che aspetta di essere accolta. Questo percorso è impegnativo, ma la ricompensa è inestimabile. Un vero rinascimento personale. Il potere di abbracciare finalmente chi sei. Se sei arrivato fin qui, qualcosa dentro di te è già cambiato. Forse è solo una scintilla. Forse senti già l'inizio di una trasformazione più grande. In ogni caso, questo non è un punto d'arrivo, ma solo l'inizio. Ora esploreremo cosa accade quando integri tutto ciò di cui abbiamo parlato. Il silenzio, l'isolamento, l'ombra, fino alla riscoperta della tua vera essenza. Questo è il momento in cui il caos trova ordine, in cui le parti sconnesse della tua vita iniziano a combaciare. Prima di proseguire, chiudi gli occhi per un istante e immagina chi saresti senza barriere, senza paura, senza il peso del giudizio altrui. Chi è quella persona? Ogni trasformazione nasce dal caos. Pensa a una tempesta prima che il cielo si rischiari. Quando inizi ad affrontare la tua ombra, all'inizio tutto può sembrare confuso, perfino spaventoso.
Ciò che era nascosto ora è visibile e questo può destabilizzarti. Ma è proprio in questo caos che avviene la rinascita. Le vecchie convinzioni e i vecchi schemi si sgretolano per fare spazio a qualcosa di nuovo. Carl Jung diceva: dove c'è il pericolo, cresce anche ciò che salva. Integrare la propria ombra non significa eliminare gli aspetti negativi, ma accettarli come parte del proprio essere. Immagina la tua vita come un quadro incompleto. Finora hai usato solo alcuni colori, evitando quelli che ritenevi sbagliati o inadeguati. Integrare la tua ombra significa recuperare quei colori e usarli per completare la tua opera. La rabbia che hai sempre represso può diventare il coraggio di stabilire dei confini. La paura che hai cercato di nascondere può trasformarsi in saggezza. Il desiderio che credevi inaccettabile potrebbe rivelarsi la chiave per la tua vera passione. Quando finalmente accetti la tua ombra e abbracci il silenzio, accade qualcosa di straordinario. Inizi a vederti chiaramente, senza le distorsioni imposte dalle aspettative altrui. E la scoperta più importante è che non devi essere perfetto per essere completo. Ricorda la storia di Luca, l'uomo che per anni ha vissuto cercando di compiacere gli altri. Dopo una crisi profonda, ha capito che le sue scelte professionali non erano mai state veramente sue. Ha deciso di lasciare il lavoro che lo soffocava e di avviare una piccola impresa in linea con i suoi valori. Oggi descrive la sua vita come imperfetta ma autentica e per lui questo vale più di qualsiasi altra cosa. La rinascita non significa diventare qualcuno di diverso, ma rivelare chi sei sempre stato. Realizzare la tua trasformazione non riguarda solo te. Vivere in modo autentico diventa una fonte di ispirazione per chi ti circonda. Il coraggio con cui affronti la tua ombra offre agli altri il permesso di fare lo stesso. La tua autenticità diventa una luce, guidando coloro che sono ancora persi nell'oscurità. Pensa a qualcuno che ammiri profondamente. Probabilmente non è perfetto, ma è genuino. Ed è proprio questa genuinità a renderlo potente. Ora immagina di essere quella persona per qualcun altro. La trasformazione non è una meta finale, ma un viaggio continuo fatto di apprendimento, accettazione e crescita. Ci saranno giorni in cui ti sentirai forte e altri in cui ricadrà nei vecchi schemi. È normale. Ciò che conta è continuare a rialzarti e rimetterti in cammino, perché ogni passo, anche il più piccolo, ti avvicina sempre di più alla tua vera essenza. Chiediti ora, qual è il tuo prossimo passo? Forse significa ritagliarti un momento di silenzio ogni giorno. Forse iniziare a esplorare la tua ombra con curiosità invece che con paura. O magari è qualcosa di semplice, come dire no per la prima volta quando è necessario. Se c'è una cosa che voglio che tu comprenda da questo percorso, è questa. Non sei solo in questo viaggio. L'universo può allontanarti da persone, situazioni o percorsi, ma solo per farti spazio a qualcosa di più grande. E anche nei momenti di maggiore solitudine c'è una forza che lavora a tuo favore. Sei molto di più delle maschere che indossi, più delle tue paure, più dei ruoli che interpreti. Sei un'opera in continua evoluzione e ogni parte di te, anche quelle che hai evitato di guardare, ha uno scopo. Se queste parole hanno risvegliato qualcosa dentro di te, se ti hanno portato a farti domande o a vedere le cose in modo diverso, non ignorare questa sensazione. Questo potrebbe essere il momento che cambia tutto. Iscriviti al canale e attiva la campanella per continuare a esplorare queste idee trasformative. Qui creiamo uno spazio sicuro per crescere, sfidare se stessi
e riconnettersi con la propria essenza più autentica. Metti mi piace a questo video affinché più persone possano trovare questo messaggio e condividilo con chi potrebbe averne bisogno. Nei commenti puoi raccontare le tue esperienze, fare domande o condividere una riflessione, anche in forma anonima. Sappi che la tua storia potrebbe essere la scintilla di cui qualcuno ha bisogno per iniziare il proprio cammino. Grazie per avermi permesso di accompagnarti in questo viaggio. Ogni passo che fai, anche il più piccolo, è un atto di coraggio e ricorda, la trasformazione è un processo, non una destinazione. Nei prossimi video continueremo a esplorare le profondità della mente e dello spirito, offrendo strumenti e riflessioni per aiutarti a vivere con maggiore autenticità e significato. Sei sulla strada giusta e io sarò qui per camminare al tuo fianco. A presto! E non dimenticare, la più grande avventura della tua vita è scoprire chi sei veramente.